Ciao, oggi voglio presentarti la mappa dei talenti e dei bisogni, anche chiamata mappa dei talenti e dei conflitti. È un programma che si utilizza nella numerologia esoterica. Andando su numerologiaesoterica.com approdi in questa pagina dove puoi trovare il link che ti porta alla mappa dei bisogni. Puoi anche accedere direttamente attraverso l'indirizzo mappadeibisogni.com. Una volta cliccato su questo link approdi in questa pagina. Devo fare una premessa: esistono due modi per utilizzare questo strumento. Uno è attraverso l'abbonamento, un altro invece è libero, aperto a tutti, e voglio proprio mostrarti la differenza fra questi due modi di utilizzare la mappa. Allora, nella modalità in abbonamento trovi questa schermata dove hai la possibilità di inserire il nome, la data di nascita, memorizzare il nominativo e richiamarlo all'occorrenza. Cliccando su Genera mappa arrivi a questa schermata dove puoi vedere che c'è una riga celeste che separa una parte superiore e una parte inferiore. Voglio mostrarti nella versione libera, free, aperta a tutti. Allora, come puoi vedere già qui mancano dei campi, non puoi memorizzare il nome, non puoi richiamarlo, e poi c'è un'altra cosa: hai un link a disposizione che ti porta ai 22 arcani dei tarocchi e tu, cliccando su ognuno di questi, puoi leggerne i contenuti. Per esempio, se io clicco sul 5 ti appare il Papa con una descrizione. Dunque, ogni numero praticamente tu trovi la descrizione che riguarda l'arcano, ovvero il numero. Per quanto riguarda invece la visuale della mappa, come puoi vedere c'è soltanto la parte sottostante la riga celeste, dunque manca tutta la parte sovrastante. Torniamo alla mappa che vediamo tramite l'abbonamento. Ok, dunque, se prima abbiamo visto che dove inseriamo la data di nascita c'era soltanto un link con i 22 arcani maggiori dei tarocchi della numerologia esoterica, qui, come puoi vedere nella versione in abbonamento, ci sono molti più link che riportano a pagine con varie informazioni sui numeri, ovvero sui tarocchi. Ora, come ho detto prima, cliccando su ognuna di queste immagini tu puoi leggerne i contenuti. In questo caso il contenuto del Papa è maggiore rispetto a quello che abbiamo nella versione free. Un'altra differenza è data dalla possibilità di visualizzare questi link che ti portano alla sequenza emozionale, dunque un'altra serie di numeri che raccontano, spiegano delle questioni che riguardano i conflitti. Invece nella versione libera, se noi clicchiamo su questo link, non ti mostra quello che abbiamo visto prima, ma ti dà la possibilità comunque di abbonarti. Tornando alla mappa, com'è composta sta mappa? Abbiamo delle sezioni dove troviamo il nome dell'ambito di riferimento, l'immagine, il numero della carta e il nome della carta. Abbiamo tutta una serie di posizioni che attraverso questi numeri ci raccontano come noi viviamo le nostre esperienze, la nostra vita, quali sono i nostri comportamenti in conflitto, quali sono i nostri talenti, e cliccando su ognuno di questi numeri puoi leggere la descrizione del numero della carta del tarocco corrispondente. Per quanto riguarda invece la versione libera, abbiamo queste 14 posizioni che ci dicono, già incominciano a farci conoscere quali sono appunto questi comportamenti che abbiamo quando viviamo la vita in armonia o quando viviamo in disarmonia. Dunque semplicemente, ripeto, semplicemente inserendo qui la data di nascita vengono fuori tutti questi numeri, e attraverso questi numeri noi possiamo cominciare a capire la persona, sia noi stessi che gli altri. Per qualsiasi informazione riguardo la mappa, se hai domande da farmi, puoi scrivermi. Ti saluto e ci sentiamo al prossimo video.